Conosci? No! Siamo tornati anche oggi ed è finalmente tempo d'autunno. Caldo porco. E oggi che stiamo registrando È un caldo porco. Sì, speriamo che il caldo se ne vada. Poi quando voi sentirete sarà già un freddo bigatto, ma Sicuro. adesso è ancora un caldo porco. Vattene via, come diceva Zampa, telecronista della Roma, Giulio Battista un paio di ere fa. Io non tifo calcio, non me ne frega un cazzo, però magari voi che siete tifosi ricordate e poi dopo insomma saprete che questa qui è una gag che è venuta fuori, mai dire gol, mai dire cazzo. Te lo segui il calcio o no? No! E allora parliamo d'altro. Ricordiamo infatti che ci potete trovare sui social principali come Instagram e Facebook o direttamente sui nostri canali di YouTube e Spotify. Aggiungiamo anche che su Spotify, cercando Conosci la playlist Epiglottidea, andatevi a cercare che cos'è l'epiglottide perché è una parte importante delle orecchie, potrete recuperare anche i brani originali che abbiamo trattato fino ad oggi, se vi interessa ovviamente. Se valutate interessante poi anche ciò che proponiamo e volete aiutarci, potete seguire le pagine Instagram e Facebook o semplicemente ascoltarci e magari iscrivervi ai canali YouTube e Spotify. Mettendo apprezzamenti, commenti, insulti, di tutto e di più, saremo ben lieti di rispondervi. Interazione per voi può essere un atto banale, ma per noi assolutamente no, quindi grazie. Grazie al... In questo episodio ritengo che sia il caso di affrontare un genere complesso, poco diffuso e che spesso e volentieri viene criticato, il genere neomelodico. Soci Dumarò! No, stavo scherzando, sia dagli amanti del prog che dagli amanti del metal, ovvero il prog metal. E lo facciamo grazie ad una band torinese, quindi oggi andiamo in Piemonte, ovvero parleremo degli Asymmetric Universe. Il brano in questione è Opaco, che significa... non lo so io. Vabbè, però l'italiano almeno. Tratto dal neonato A Memory and What Came After. Gli Asymmetric Universe sono un duo italiano di progressive metal strumentale. Tu sai che cos'è? Sì. Fondato dai polistrumentisti Nicolò e Federico Vese, immagino fratelli visto che hanno lo stesso cognome. La loro musica è una fusione audace tra l'intensità del metal e le armonie sofisticate del jazz fusion, arricchita da elementi orchestrali e una spiccata vena sperimentale, quello un po' che facciamo anche noi qui. Nati da una profonda passione per la composizione e l'esplorazione sonora durante gli studi musicali, i fratelli Vese hanno sviluppato uno stile ibrido e coeso, dove ogni brano nasce con l'intento di trasmettere emozioni complesse e visioni sonore uniche. Fasburo. A seguito di diversi EP nasce A Memory and What Came After, uscito il 29 agosto 2025 per Inside Out Music e include collaborazioni di rilievo come quella con Richard Henschel degli Haken. L'uso prominente dei fiati e arrangiamenti ricercati anche con archi testimoniano la loro continua evoluzione artistica. Una band che non si accontenta di seguire le regole del genere, ma le riscrive con eleganza e grinta e anche un po' col cazzo di fuori. Il brano scelto in esame, Opaco, è uno dei più ambiziosi e tecnicamente complessi degli Asymmetric Universe, pubblicato il 21 novembre 2024. Tu cosa stavi facendo? Seghino? Il duo lo descrive come una sfida compositiva, dove hanno voluto spingere al massimo le loro capacità strumentali e concettuali. Il pezzo fonda il virtuosismo chitarristico moderno di band come Animals as Leaders e Polyphia, con sezioni jazz influenzate da giganti come Pat Metheny, Victor Wooten e Jacob Collier. A differenza dei loro brani precedenti, Opaco abbandona gli arrangiamenti orchestrali per abbracciare un sound più snello, simile a un quartetto jazz metal. Il risultato è un mix di groove sincopati, armonie complesse e cambi di tempo mozzafiato. A sto punto sentiamolo, analizziamolo, conosciamolo sto brano. Che ne dici? Va bene. Sin dai primi secondi Federico Vese mostra tutta la sua abilità tecnica sulla 6 corde semiacustica, toccando armonici a manetta, usando tecniche di tapping, palm mute e finger picking. Nel farlo introduce il fratello Nicolò al basso, il quale con un raddoppio armonizza tutto il tema su una stringata base di accordi pianistici. Con il prepotente ingresso di Gabriele Bullita alla batteria, Federico Vese prende in mano la chitarra a 8 corde e, accompagnato dal basso fraterno, entra in sonorità molto affini a quelli degli Animals as Leaders, un vero e proprio tema gent che si rispetti. Permane l'uso significativo degli armonici.
gioco jazzistico con inserti accordali di pianoforte in cui risulta protagonista il suono corposo del basso ed alcuni tocchi sui piatti molto ovattati che condensano l'aria di vibrazioni jazzcore alla Ryuya Yoshida. Dopo aver esplorato nuovamente i due mondi, quello più soft di stampo jazzistico e quello più hard del gent, tra tempi dispari, terzine e 32esimi qua e là, possiamo ascoltare un inserto chitarristico che mette in mostra, se ancora ce ne fosse bisogno, la conoscenza ed il gusto musicale di Federico Vese, usando anche la tecnica di riaccordatura delle meccaniche, così come fanno tra gli altri John Gom e Marcin Parshalik. Il primo e vero proprio solo arriva dalle dita di Nicolò Vese che, usando principalmente finger picking e slapping, riesce ad accarezzare il suo basso 6 corde in maniera davvero entusiasmante, un solo da cui estraiamo diversi secondi, tutti meritatissimi. Poteva non rispondere il fratello? Certamente, e lo fa con grande stile. Sicuramente c'è l'ascolto di Pat Metheny nel suo stile, ma c'è anche un grande incontro di filologia tra i grandi manici moderni come quelli di Tosin Abasi, Plini o Owan. Quasi come una necessità scalpitante al termine dei due soli caratterizzati da un'impronta prog metal, c'è un chiaro ritorno al livore e fermento musicale, un po' meno prog, un po' più metal, suono più scuro ed incazzato, un po' meno patinato, insomma. Un po' di sano rumore ben costruito al quale l'ascoltatore arriva pronto ed entusiasta di poter sbattere la testa qua e là tra le cannonate di basso e le scudisciate sulle pelli. Ci riporta alle sonorità dell'inizio con il tema Nostro Virgilio, seguendo una struttura jazzistica, con l'intreccio tra le due anime a corda che si incontrano e si lasciano sul suono pulito, delicato e finalmente solo della chitarra a 6 corde, con cui era cominciato il tutto. Dopo l'uscita del loro primo album, i fratelli Federico e Nicolò Vese sembrano intenzionati a consolidare la loro presenza nella scena prog metal. Speriamo con un tour mondiale. E alle poi? Beh, magari noi andiamo, non so, planetario, in quei posti strani, tipo, non so, la Lettonia, ma non esiste la Lituania, l'Estonia, sì. Il Bumbagaus. Questo non esiste però. No! La scrittura, produzione, montaggio audio-video, sigla e supervisione musicale sono a cura di Emanuele Conti e Stefano Morigi. Per la grafica ringraziamo Roberto Marini. La fonte dei contributi audio-video è indicata nell'epitome. Come quella con Richard Hensal degli Aiken. Ah, degli Aiken. Hai detto? Aiken. Porco due! Mi viene da ruttare. Allora fallo. Mi viene da ruttare. Ma l'hai già detto prima. Spiazzato. Polfia. Polifia. Polizia. Polifia. 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 Ma l'hai già detto prima. Sì. Il duo lo descrive come una sfida compositiva dove hanno Il duo lo descrive come una sfida compositiva. Bisogna iniziare a bere. Bravo. Stappo una birra. Bravo. Con il prepotente ingresso di Potente, è prepotente di solito. Vai col finger. Bella inculata quella, Anche Pomidottone e Manici di Scopa. Gran film. No.